Eccoci qui. Per ora ci sarà una tenda oscurante a fare da chiusura, ma successivamente la mia intenzione è di mettere una porta scorrevole esterna. A questo lato c'è il VC, ho messo un piccolo pannello riscaldante a infrarossi che consuma poco per appunto scaldarsi quando si fa la cacca, perché è proprio laterale. E qui ho messo un interruttore comandabile da remoto, quindi per esempio la mattina prima di venire in bagno si può accendere oppure regolare tramite un timer in base alle fasce orarie preferite. Sopra ho messo questa lampada, qui il porta salviette piccolo, portarotolo e porta asciugamano, e non avendo ovviamente spazio per un bidet c'è un doccino collegato all'acqua calda. La doccia eccola qui, piccolina ma con spazio sufficiente. Qui è stato fatto un piatto doccia piastrellato molto carino, e qui ecco la nicchia che è stata rialzata fino a qui, non si è potuto rialzarla più in alto perché sennò sarebbe venuto giù tutto il muro, e quindi purtroppo ci sono alcuni limiti. Questa nicchia, essendo poi il vecchio caminetto, ha anche una bocchetta qui sotto che si può aprire, che farà effetto camino e quindi servirà per arieggiare il locale. Ho installato questo specchio che resta comunque basso, quindi servirà poi uno specchio pieghevole ulteriore per, diciamo, per la faccia, ecco. Qui ho installato questo lavello in sasso che a me piace moltissimo, e ho recuperato una pioda che poi ho insomma fatto a misura, e qui sotto sono riuscito a farci stare il boiler giusto proprio a misura, e qui poi verrà tutto chiuso con delle antine in legno che presumibilmente costruirò io, e diventerà un piccolo mobiletto dove ci sta giusto qualche prodotto per la pulizia e poca altra roba, insomma.
Devo dire che il progetto sauna è davvero ben riuscito. La sauna funziona alla perfezione. Nel giro di circa un'oretta, anche in pieno inverno, raggiunge i 70, 80, 90, a volte anche i 100 gradi. Dipende ovviamente anche dalla legna, dal tipo di legna che si utilizza. Onestamente, quando sono qui in baita adesso non riesco a fare più a meno perché è davvero qualcosa di super rilassante da fare, soprattutto nel mio caso a me piace moltissimo farla prima di andare a dormire. Quindi faccio 2 cicli di sauna da 20-25 minuti l'uno, 10 minuti di pausa tra i 2 cicli e faccio le secchiate d'acqua gelida. Ovviamente più la temperatura esternamente è fredda e più è piacevole fare la sauna. Ci sono stati dei giorni in cui le temperature erano alcuni gradi sotto zero e lasciavo il secchio fuori con l'acqua e uscivo dalla sauna e trovavo lo strato di ghiaccio e dovevo romperlo, e lì proprio questo fortissimo shock, questo sbalzo di temperatura fortissimo mi dava un benessere davvero incredibile. È giunto il momento di scavare e non è mai un bel momento perché scavare è sempre un lavoraccio. Per prima cosa scaverò una buca dove poi andrò a interrare la fossa Imhoff. La fossa Imhoff poi ve la farò vedere e ve ne parlerò. Una volta interrata la fossa scaverò la trincea fino a dove c'è lo scarico del bagno. Indicativamente devo scavare in linea d'aria lì sul pendio 1 metro in profondità e qui un altro metro in profondità per interrare la fossa. Potrei avere un aiuto prezioso dalla trivella. Questa è una trivella molto potente che mi ha mandato Ego Power, una trivella a batteria, e forse, dico forse perché dipende sempre da cosa si trova sotto, se ci sono grossi sassi o se il terreno è un pochino più morbido. Se insomma il terreno non è eccessivamente sassoso, la trivella dà una grande mano perché il grosso del lavoro lo fa lei anziché stare lì con pala e piccone. Vediamo, lo scopriremo scavando. Farò per prima cosa lo scavo vicino alla baita perché non è detto che poi la fossa Imhoff non necessariamente devo metterla lì, ma potrebbe essere anche installata qui se lo spazio è sufficiente e se c'è quel minimo di pendenza che serve per poterlo fare.
Il problema quando si scava in questo terreno non è il primo strato, che è questo qui più scuro, sicuramente più ricco di composti organici, ma è sotto questo spessore qui, quando diventa un conglomerato è più chiaro. Quindi quando si arriva a questi strati di conglomerato di ghiaia, sabbia, argilla, bisogna fare un po' gli archeologi e scavare tutto intorno per liberare i massi più grossi. Questo è un masso abbastanza grosso, non si muove di 1 millimetro perché è proprio cementato nel terreno ed è proprio in prossimità dello scarico, e questo è una delle tante rogne di questo lavoro, che sarà molto lungo. Per oggi può bastare per farvi capire cosa sono riuscito a fare. Sono riuscito a giuntare 1 metro di tubazione dello scarico con la giusta pendenza. C'è da dire che i primi 2-3 metri sono i più complessi, proprio perché lo scavo è più profondo. Man mano che si va avanti poi lo scavo sarà meno profondo, fino a poi entrare nella buca dove ci sarà la fossa IMOF. Meglio non logorarsi, meglio lavorare un po' alla volta piuttosto che farsi male. Ci vediamo al prossimo scavo.